Lezione 1. La prima linea. Ehi Anna, stavo leggendo un articolo su persone che sono state in prima linea per quasi 2 decenni. Ciao John. Sembra intenso. Chi sono i 3 uomini citati nell'articolo? Sono veterani che hanno dedicato la loro vita al servizio e questo mi ha fatto davvero riflettere sulle loro esperienze. È affascinante. Ci vogliono una forza e una resilienza incredibili per servire così a lungo. Assolutamente. Posso solo immaginare le sfide che hanno dovuto affrontare nel corso degli anni. Cosa pensi li spinga a continuare nonostante queste sfide? Credo che sia un senso del dovere e dell'impegno verso i loro concittadini. Questa è una nobile motivazione. Devono sentire un forte legame con la loro missione. Sì, e penso che trovino anche uno scopo nell'aiutare e proteggere gli altri. È così vero. È stimolante vedere una tale dedizione. Sai se condividono le loro storie. Lo fanno. Molti veterani partecipano a conferenze o scrivono memorie per condividere le loro esperienze. Meraviglioso. Aiuta gli altri a capire i sacrifici che fanno. Esattamente. Ascoltare le loro storie può essere sia illuminante che umiliante. Mi piacerebbe saperne di più sui loro viaggi personali. Ti sei imbattuto in qualche aneddoto interessante? Un uomo ha parlato di come ha stretto amicizie durature durante il suo servizio, nonostante le difficoltà. È incredibile. Questi legami devono essere così significativi, specialmente nei momenti difficili. Sicuramente. È come una fratellanza che dura molto tempo dopo la fine del loro servizio. Penso che il cameratismo sia uno degli aspetti più potenti dell'essere in prima linea. Sono d'accordo. È commovente sapere che si sostengono a vicenda anche al di fuori dei loro doveri. Sì, pensi che le loro esperienze possano ispirare altri a servire? Credo che possano. Condividere le loro storie può motivare le giovani generazioni a prendere in considerazione un percorso simile. Questa è una prospettiva preziosa. È importante che la società riconosca e onori i loro contributi. Assolutamente. Dovremmo sempre apprezzare i sacrifici fatti da coloro che servono. Mi sento ispirata solo a parlarne. È un promemoria dell'incredibile forza che le persone possono dimostrare. Lo è davvero. Le loro storie ci ricordano l'importanza del coraggio e della resilienza nelle nostre vite. Lezione 2. Tasty Travels. Ehi Anna, hai provato dello street food ultimamente? Ciao John. Sì, di recente ho scoperto un fantastico chiosco per tacos. Ci sei mai stato? Non l'ho fatto. Cosa rende speciali i loro tacos? Usano ingredienti freschi e hanno una varietà di salse tra cui scegliere. È un'esplosione di sapori. Sembra incredibile. Adoro quando il cibo di strada ha quel sapore autentico. Assolutamente. Il cibo di strada riflette spesso la cultura locale. Hai provato i ravioli di quel food truck in centro? Ce l'ho. Sono stati deliziosi.
La salsa piccante ha davvero aggiunto un tocco in più. Giusto. È difficile resistere a un buon raviolo. Quali altri cibi locali mi consigliate? Non lasciarti sfuggire l'involucro di falafel al mercato. È croccante all'esterno e morbido all'interno. Gnam! Adoro i falafel. Lo servono con salsa tahini. Sì, lo fanno. È il complemento perfetto. Dovresti assolutamente provarlo la prossima volta. Lo farò. Ho anche sentito che c'è un nuovo negozio di tè alle bolle nelle vicinanze. L'hai controllato? Non ancora, ma ho sentito parlare benissimo dei loro sapori unici. Qual è il tuo bubble tea preferito? Adoro il frutto della passione con gelatina di Litchi. È così rinfrescante, soprattutto in una giornata calda. Sembra delizioso. Di solito scelgo il classico tè al latte con perle di tapioca. Non puoi sbagliare con questo. C'è qualcosa nelle perle gommose che le rende divertenti da bere. Esattamente. È come una piccola festa in bocca. Pensi che dovremmo organizzare un tour gastronomico di strada? È un'idea fantastica. Potremmo assaggiare un po' di tutto e farne una giornata. Sì. Possiamo invitare alcuni amici e trasformarla in una gita divertente. Posso già assaggiare la prelibatezza. Facciamo un elenco di cibi da provare. Ottimo. Dovremmo includere anche i dessert, come quei churros caldi che vendono in fiera. Oh, sicuramente. I churros con salsa al cioccolato sono irresistibili. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora di esplorare tutti i gusti insieme. Lezione 3. Esplorazione dei monumenti. Ehi Anna, stavo pensando a tutti i meravigliosi monumenti e attrazioni che abbiamo nelle vicinanze. Ciao John. Sembra eccitante. Quali stai pensando di visitare? Voglio davvero dare un'occhiata allo storico castello in centro. Ho sentito che i panorami dall'alto sono mozzafiato. Ci sono stato. La vista è davvero incredibile, soprattutto al tramonto. Puoi vedere tutta la città. È esattamente quello che spero. Ricordi qualche fatto interessante sul castello? Sì, è stato costruito nel 1800 e ha una storia affascinante che coinvolge famiglie reali. Wow! Questo lo rende ancora più intrigante. Adoro i luoghi con storie ricche alle spalle. Assolutamente. A proposito di storie, avete visitato la vecchia biblioteca lì vicino? Non l'ho fatto. Cosa c'è di speciale? È una delle biblioteche più antiche della regione e ha una bellissima architettura. Inoltre, ci sono libri rari all'interno. Libri rari? Sembra incredibile. Mi piacerebbe vederli. Dovresti assolutamente aggiungerlo alla tua lista. E non dimenticate il giardino botanico. Ne ho sentito parlare. Dicono che è come camminare in una fiaba.
Lo è davvero. I fiori sono vivaci e ci sono luoghi tranquilli in cui rilassarsi. Sembra un posto perfetto per rilassarsi. Pensi che dovremmo dedicare una giornata a questo? Sembra un piano. Possiamo iniziare dal castello, poi andare in biblioteca e finire in giardino. Questo è un ottimo itinerario. Se hai bisogno di aiuto per pianificare, fammelo sapere. Grazie, John. Ti prenderò sicuramente in considerazione. A che ora pensi che dovremmo iniziare? Forse intorno alle 10 del mattino? In questo modo possiamo goderci ogni luogo senza fretta. Perfetto. E potremmo preparare anche un picnic per il giardino. Adoro quell'idea. Renderà la giornata ancora più speciale. Esattamente. Non vedo l'ora di esplorare questi monumenti con te. Nemmeno io. Sarà un'avventura piena di scoperte e divertimento. Lezione 4. Home Sweet Home. Ehi Anna, stavo giusto pensando a quanto sia importante un bagno pulito in una casa. Ciao John. Assolutamente. Un bagno ordinato fa davvero la differenza nell'accoglienza di una casa. Esattamente. Hai mai notato quanto è più bello quando tutto è organizzato? Sì, è come una boccata d'aria fresca. Mi sento sempre più rilassata in uno spazio pulito. Alcune persone sottovalutano il ruolo di una brava domestica. Fanno davvero miracoli. Di sicuro. La governante si occupa sicuramente di quei dettagli che potremmo trascurare. Giusto? A volte riesco a malapena a occuparmi delle mie pulizie. Come te la caverai? Cerco di creare un programma di pulizia. Mi aiuta a rimanere in pista ed evitare le difficoltà dell'ultimo minuto. È un'idea intelligente. Dovrei prenderlo in considerazione. Hai giorni specifici per diverse attività? Sì, di solito dedico il lunedì ai bagni e il giovedì a spolverare e passare l'aspirapolvere. Sembra efficiente. Che mi dici del bucato? Faccio il bucato il mercoledì. Interrompe bene la settimana. Potrei aver bisogno di adottare il tuo sistema. Spesso finisco per fare il bucato nei fine settimana. I fine settimana possono essere frenetici. Avere un programma potrebbe darti più tempo libero in seguito. Verissimo. Inoltre, è bello godersi uno spazio pulito senza affrettarsi a fare le cose. Esattamente. Ed è soddisfacente spuntare le attività da un elenco. Sono d'accordo. Da un senso di realizzazione. Hai qualche consiglio per tenere in ordine il bagno? Consiglio di riordinare regolarmente. Getta via i vecchi prodotti e conserva solo ciò che usi. Ottimo consiglio. Trovo anche che l'uso dei cestini aiuti a organizzare gli oggetti in modo ordinato. Sì, i cestini possono far sembrare tutto più ordinato. Inoltre, sono facili da pulire. Ci proverò sicuramente. È incredibile come piccoli cambiamenti possano avere un grande impatto.
Assolutamente. Un bagno pulito può dare il tono a tutta la casa. Non vedo l'ora di realizzare le tue idee. Sarà come un mini restyling per la mia casa. Lezione 5. Meraviglie dell'acqua. Ehi Anna, hai sentito parlare dei problemi di approvvigionamento idrico a St. Catharines? Ciao John. Sì, ho letto qualcosa a riguardo. Avevano bisogno di una fonte d'acqua più affidabile per la comunità, giusto? Esattamente. È interessante quanto dipendiamo dall'acqua per la vita quotidiana, vero? Lo è davvero. L'acqua è essenziale per tutto, dalla cottura alla pulizia. Cosa sta succedendo al torrente lì? St. Catharines è situata sulla 12 Mile Creek, ma sembra che l'offerta non sia stata costante ultimamente. Sembra preoccupante. Hanno già preso in considerazione qualche soluzione? Stanno esaminando varie opzioni, tra cui il miglioramento dell'infrastruttura e l'esplorazione di altre fonti d'acqua. È una mossa intelligente. È fondamentale garantire a tutti l'accesso all'acqua pulita. Assolutamente. È incredibile come qualcosa che diamo per scontato possa diventare un grosso problema. Giusto. Penso che sia un promemoria di quanto sia fondamentale proteggere le nostre risorse naturali. Sì. Anche educare la comunità sulla conservazione può aiutare. Sicuramente. Azioni semplici come la riparazione delle perdite e l'utilizzo di dispositivi per il risparmio idrico possono fare una grande differenza. Di sicuro. Cerco sempre di fare attenzione al mio consumo di acqua. Che mi dici di te? Lo stesso qui. Ho iniziato a fare docce più brevi e a chiudere il rubinetto mentre mi lavavo i denti. Sono ottime abitudini. Ogni piccolo sforzo è importante per la conservazione dell'acqua. Esattamente. E con i cambiamenti climatici diventa ancora più importante essere responsabili. Ben detto. Penso che anche le comunità dovrebbero lavorare insieme per affrontare queste sfide. Non potrei essere più d'accordo. La collaborazione può portare a soluzioni innovative e a una migliore gestione delle risorse. Inoltre, unisce le persone per una causa comune, che è sempre un risultato positivo. Assolutamente. È stimolante vedere le comunità unite per qualcosa di essenziale come l'acqua. Spero che St. Catharines trovi presto una soluzione affidabile. Tutti meritano l'accesso all'acqua pulita. Lezione 6. Concentrazione e distrazioni. Ehi Anna, ultimamente sto cercando di concentrarmi di più con tutte le distrazioni che mi circondano. Ciao John. Capisco perfettamente. Cosa fai per eliminare queste distrazioni? Cerco di eliminarli disattivando le notifiche sul mio telefono. Mi aiuta a concentrarmi meglio. È una mossa intelligente. Mi ritrovo spesso a controllare il telefono quando dovrei lavorare. È così facile farsi distrarre, vero? Che mi dici di te? Hai altre strategie? A volte uso cuffie con cancellazione del rumore. Aiutano davvero a bloccare i rumori di fondo.
Ottima idea. La musica può anche creare l'atmosfera giusta per la concentrazione. Ascolti qualcosa di specifico? Preferisco la musica strumentale mentre lavoro. Mi mantiene concentrato senza la distrazione dei testi. Questo è intelligente. Di solito preferisco i suoni ambientali, come la pioggia o le onde dell'oceano. Sembra calmante. Oh, I love those sounds too. They create a peaceful atmosphere. Have you tried any apps for that? Sì, ho trovato un'app fantastica che ha una varietà di suoni della natura. È molto rilassante. Dovrei dare un'occhiata. A volte faccio anche delle brevi pause per rinfrescarmi la mente. Questo è importante. Una breve camminata o un po' di stretching possono davvero aiutare a ricaricare la concentrazione. Esattamente. Trovo anche che rimanere idratato mantenga alti i miei livelli di energia. Così vero. Bere acqua regolarmente mi aiuta a stare allerta. Cos'altro fai per mantenere la concentrazione? Stabilisco obiettivi specifici per ogni sessione di lavoro. Mi dà qualcosa a cui mirare. Questa è un'ottima tecnica. Mi piace usare un timer per lavorare a intervalli, come la tecnica Pomodoro. Ne ho sentito parlare. È un modo fantastico per gestire il tempo e aumentare la produttività. Sì. È incredibile quanto posso fare ancora suddividendo le attività in parti gestibili. Dovrò provarlo. Con tutti questi suggerimenti, possiamo sicuramente migliorare la nostra concentrazione insieme. Assolutamente. È sempre bello condividere idee e trovare ciò che funziona meglio per ognuno di noi. Lezione 7. Il sentiero dolce. Ehi Anna, stavo leggendo della ferocia dell'uomo e di come possiamo cambiare questa prospettiva. Ciao John. Questo è un argomento profondo. Cosa hai trovato particolarmente interessante? Ho trovato una citazione che diceva: per rendere dolce la vita di questo mondo, dedichiamoci a questo. Mi ha davvero colpito. È bellissimo. È un promemoria che tutti possiamo contribuire alla gentilezza e alla compassione. Esattamente. Piccoli atti di gentilezza possono avere un effetto a catena nella comunità. Assolutamente. Anche un sorriso o una parola gentile possono rallegrare la giornata di qualcuno. Hai fatto qualcosa di gentile recentemente? Ho aiutato una vicina anziana a portare la spesa la settimana scorsa. È stato bello dare una mano. Meraviglioso! Di recente ho fatto volontariato in un centro di accoglienza locale ed è stato così appagante aiutare gli altri. Il volontariato è un ottimo modo per fare la differenza. Com'è stata la tua esperienza? Mi ha aperto gli occhi. Ho incontrato molte persone con storie incredibili e questo mi ha fatto apprezzare quello che ho. È così vero. Incontrare persone diverse può ampliare la nostra comprensione della vita. Sì, ci ricorda che tutti hanno difficoltà e dovremmo essere più empatici. L'empatia è fondamentale. È fondamentale capirsi e sostenersi a vicenda, soprattutto nei momenti difficili. Esattamente.
Possiamo essere agenti di cambiamento, promuovendo la gentilezza nelle nostre interazioni quotidiane. Sono completamente d'accordo. Anche nella nostra vita frenetica, possiamo dedicare del tempo a piccoli gesti che sollevano gli altri. Sicuramente. E più incoraggiamo la gentilezza, più essa diventa parte della nostra cultura. È come creare una reazione a catena di positività. Immagina se tutti si dedicassero a questo. Il mondo sarebbe un posto più luminoso. Potremmo ispirare altri a unirsi a noi in questa missione. Sì. È uno sforzo collettivo. Basti pensare all'impatto che potremmo avere insieme. È emozionante da immaginare. Continuiamo a trovare modi per promuovere la dolcezza nella nostra vita. Assolutamente. Ogni piccolo sforzo conta e possiamo ispirare il cambiamento un atto alla volta. Lezione 8. La ribellione dei giovani. Ehi Anna, stavo pensando a come le persone affrontano l'età adulta e allo stato d'animo di ribellione che spesso ne deriva. Ciao John. Questo è un argomento intrigante. Cosa pensi che spinga questo spirito ribelle? Credo che sia una risposta naturale al desiderio di indipendenza e alla messa in discussione delle norme tradizionali. Assolutamente. I giovani sentono spesso il bisogno di ritagliarsi una propria identità separata dalle proprie famiglie. Esattamente. È come un rito di passaggio, in cui sfidano le aspettative per ritrovare se stessi. Ricordo di essermi sentito così quando ero adolescente. Ti sei mai ribellato alle norme? Oh, di sicuro. Mi sono tinta i capelli di un colore pazzesco e ho sperimentato il mio stile. Che mi dici di te? Ho iniziato ad ascoltare musica che i miei genitori non approvavano e sono andato ai concerti senza dirglielo. Classico. La musica può essere una potente forma di ribellione. Aiuta a esprimere emozioni e idee. Sì, e crea un senso di comunità tra coloro che condividono sentimenti simili. Lo fa davvero. Queste esperienze spesso danno forma alle nostre opinioni e ci aiutano a capire meglio il mondo. Sicuramente. È affascinante come quella fase ribelle possa portare alla crescita personale e alla scoperta di sé. Verissimo. Sebbene possa essere caotico, spesso porta a preziose lezioni di vita. Esattamente. Pensa che questi momenti di ribellione abbiano un impatto duraturo sulle persone? Credo di sì. Spesso forniscono il coraggio di sfidare altre norme sociali più avanti nella vita. Questo ha senso. È come costruire resilienza e fiducia per difendere ciò in cui credi. Sì. E a volte, queste ribellioni possono ispirare importanti cambiamenti nella società nel suo insieme. Assolutamente. La storia è piena di esempi in cui la ribellione giovanile ha portato a trasformazioni significative. È emozionante pensare a come la prossima generazione continuerà a sfidare lo status quo. Sì, ogni generazione porta nuove idee e prospettive che possono rimodellare il nostro mondo. E questo è il bello. Il ciclo di ribellione e crescita mantiene la società dinamica e in evoluzione. Ben detto! È
È essenziale accogliere questi cambiamenti e sostenere i giovani nel loro percorso. Sicuramente. Dopotutto, i ribelli di oggi potrebbero essere i leader di domani, dando forma a un futuro migliore per tutti. Lezione 9. Il potere della fratellanza. Ehi Anna, mi sono imbattuta in una potente citazione su come una corrente può abbattere i muri più potenti di oppressione e resistenza. Ciao John. Sembra intenso. Cosa pensi che rappresenti quella corrente? Credo che rappresenti l'unità e la solidarietà tra le persone. Quando si uniscono, possono realizzare grandi cose. Questo ha senso. Mi ricorda come i movimenti per il cambiamento spesso iniziano con individui che si uniscono per una causa comune. Esattamente. È come avere un sistema di supporto. Quando sai che qualcuno ti sostiene, ti dà forza. Assolutamente. La considero una fratellanza, in cui gli individui si sollevano a vicenda e combattono contro l'ingiustizia. Sì. È stimolante. Proprio come il detto era mio fratello, enfatizza la connessione e la lotta condivisa. È così vero. La fratellanza crea un senso di appartenenza e uno scopo. Hai mai sentito quel tipo di connessione? Sicuramente. L'ho sentito durante un progetto comunitario a cui ho partecipato. Tutti hanno lavorato insieme e abbiamo ottenuto qualcosa di significativo. Sembra incredibile. Queste esperienze possono davvero cambiare il modo in cui vediamo noi stessi e il nostro ruolo nella società. Possono davvero. È incoraggiante sapere che possiamo fare la differenza quando ci uniamo. Sì, ed è importante ricordare che anche piccole azioni possono contribuire a un movimento più ampio. Verissimo. A volte, solo parlare a nome di qualcuno può creare un effetto a catena di cambiamento. Esattamente. Ogni voce è importante e insieme possiamo smantellare i muri dell'oppressione. Adoro quella prospettiva. Ci incoraggia a essere proattivi e compassionevoli verso gli altri. Sì, si tratta di capire che siamo tutti coinvolti, che condividiamo le stesse lotte e gli stessi trionfi. Giusto. E ogni atto di gentilezza e sostegno rafforza quei legami di fratellanza. Inoltre ispira gli altri a partecipare, creando una potente forza positiva. Assolutamente. Basti pensare al potenziale che abbiamo quando siamo uniti contro le avversità. È davvero stimolante. Continuiamo a incoraggiarci l'un l'altro a promuovere questo spirito di fratellanza nella nostra vita. Sì. Più coltiviamo queste connessioni, più forte diventerà la nostra voce collettiva. Lezione 10. Il valore della connessione. Ehi Anna, stavo pensando a una riga che ho letto. A cosa servirebbe una ragazza per loro? Mi ha fatto pensare al nostro ruolo nelle relazioni. Ciao John. Questo è un pensiero interessante. Cosa pensi che significhi in un contesto più ampio? Credo che suggerisca che ogni persona apporti valore alle relazioni, indipendentemente dal sesso. Si tratta di connessione e supporto. Esattamente. Matthew menziona anche: potremmo essere buoni l'uno con l'altro.
Sottolinea l'importanza del vantaggio reciproco. Sì. Le relazioni prosperano sul dare e avere. Quando entrambe le parti contribuiscono, si crea una dinamica equilibrata. Non potrei essere più d'accordo. È come un lavoro di squadra in cui tutti si sentono valorizzati e apprezzati. Assolutamente. Hai mai sentito quel tipo di connessione in cui tu e un amico semplicemente cliccate? Sì, è una sensazione così gratificante. Lo sento spesso con i miei amici più cari. Ci sosteniamo a vicenda nel bene e nel male. Meraviglioso. È incredibile come questi legami possano offrire conforto e incoraggiamento nei momenti difficili. Davvero, è come avere una rete di sicurezza, sapere che qualcuno è sempre lì per te. E queste relazioni ci aiutano a crescere anche come individui. È un bellissimo ciclo di sostegno e incoraggiamento. Sì, inoltre, condividere esperienze rende la vita molto più ricca e piacevole. Esattamente. Che si tratti di gioia o dolore, avere qualcuno con cui condividerlo fa la differenza. E ci insegna empatia e comprensione. Impariamo dalle reciproche esperienze. Verissimo. Queste lezioni ci danno forma e ci aiutano a costruire legami più profondi con gli altri. È affascinante come relazioni significative possano migliorare il nostro benessere generale. Sì. È essenziale coltivare queste connessioni e apprezzare il bene che portano nella nostra vita. Sicuramente. Dovremmo sempre sforzarci di essere quella fonte di bontà per gli altri, proprio come lo sono per noi. Ben detto. Si tratta di promuovere una comunità in cui tutti si sentano apprezzati e amati. Esattamente. Quando ci eleviamo a vicenda, possiamo creare un ambiente più positivo per tutti. Ed è qualcosa che tutti dovremmo aspirare a raggiungere nella nostra vita quotidiana. Lezione 11. L'esperienza di mercato. Ehi Anna, ho appena visitato il mercato locale ed era pieno di energia. Ciao John. Sembra eccitante. Cosa hai visto lì? Il reparto prodotti era pieno di frutta e verdura vivaci. I colori erano così invitanti. Lo adoro. I prodotti freschi hanno sempre un modo per rallegrare il posto. Hai notato gli impiegati che spruzzano acqua sulle verdure? Sì. È affascinante il modo in cui lo fanno per mantenere tutto fresco e attraente. Esattamente. È come fare loro una piccola doccia. Migliora i loro colori e li rende più attraenti. E non è solo per l'aspetto, ma aiuta a mantenerne la freschezza, essenziale per la qualità. Vero. La frutta e la verdura fresche hanno un sapore molto migliore. Hai comprato qualcosa? Ho raccolto delle fragole succose e dei peperoni croccanti. Non vedo l'ora di usarli in insalata. Gnam. Sembra delizioso. Adoro quando la frutta è di stagione. Ha un sapore molto più dolce. Assolutamente. I prodotti stagionali sono spesso i migliori. È anche un ottimo modo per sostenere gli agricoltori locali. Sì,
L'acquisto locale aiuta l'economia e riduce l'impronta di carbonio, il che è vantaggioso per l'ambiente. Esattamente. Inoltre, scoprirai frutta e verdura uniche che potresti non trovare nei negozi normali. Questa è una delle mie parti preferite. A volte mi imbatto in prodotti esotici che stimolano la mia creatività in cucina. Anch'io. È come una piccola avventura ogni volta che vado a fare shopping. Hai mai provato a cucinare con un ingrediente insolito? Una volta ho cucinato con il frutto del drago ed è stata una bella esperienza. Il colore era incredibile, ma non aveva molto sapore. Interessante. L'ho sentito parlare del frutto del drago. Si tratta più del fascino visivo che del gusto, giusto? Esattamente. Ma ha reso il mio frullato così vivace. Dopotutto, la presentazione è importante. Sì. Penso che l'aspetto del cibo possa influenzare il nostro appetito. Fa tutto parte dell'esperienza. Sicuramente. Mangiare non significa solo nutrirsi, ma anche apprezzarne i sapori e l'estetica. Ben detto. La prossima volta dovremmo esplorare insieme un mercato e vedere quali reperti unici possiamo scoprire. Lezione 12. Parco giochi della natura. Ehi Anna, da poco ho iniziato a fare jogging nel parco vicino a casa mia e lo adoro. Ciao John. Sembra meraviglioso. Cosa ti piace di più del fare jogging nel parco? Apprezzo molto essere circondato dalla natura. Gli alberi, i fiori e l'aria fresca fanno una grande differenza. Posso immaginarlo. La natura ha un effetto calmante, vero? È un ottimo modo per sfuggire al trambusto della vita quotidiana. Esattamente. Inoltre, adoro vedere tutti i diversi uccelli e a volte anche scoiattoli mentre faccio jogging. Sembra delizioso. Hai un posto preferito nel parco? Sì, c'è un bellissimo laghetto con anatre che mi fermo sempre ad ammirare. È così tranquillo lì. Che bello! Penso che avere una vista panoramica possa davvero migliorare la tua esperienza di allenamento. Lo fa. Mi ritrovo a fare jogging più a lungo solo per godermi l'ambiente circostante. Ti alleni all'aperto? Mi piace andare in bicicletta lungo i sentieri quando il tempo è bello. Stare all'aperto dà un'atmosfera così rinfrescante. È fantastico. Andare in bicicletta è un ottimo modo per esplorare meglio il parco. Quanto lontano percorri di solito? Di solito vado in bici per circa 5 miglia. È un buon allenamento e mi permette di vedere diverse aree del parco. È impressionante. Dovrei provare anche ad andare in bicicletta. Sembra un modo divertente per confondere la mia routine. Dovresti assolutamente. È anche un ottimo modo per incontrare altri appassionati di attività all'aperto. L'ho notato. C'è una comunità di jogger e motociclisti che è sempre amichevole e incoraggiante. Sì, è bello condividere quell'esperienza con gli altri. Crea un ambiente favorevole. Assolutamente. A volte ci motiviamo persino a vicenda a spingere di più o a provare nuove strade.
Questa è la bellezza dell'esercizio nella natura. Riunisce le persone e può rendere gli allenamenti molto più piacevoli. Di sicuro. Inoltre, ad ogni corsa, mi sento più energico e connesso all'ambiente. La natura ha davvero un modo per rivitalizzare il nostro spirito. È importante dedicare del tempo per apprezzarla. Non potrei essere più d'accordo. Penso che prenderò l'abitudine di fare jogging nel parco regolarmente. È un modo perfetto per rimanere attivi. Lezione 13. L'arte dell'equilibrio. Ehi Anna, ultimamente ho pensato molto all'importanza dell'equilibrio nella nostra vita. Ciao John. Questo è un argomento interessante. Su quali aspetti dell'equilibrio ti stai concentrando? In primo luogo, incoraggio a stabilire dei limiti e a rispettare il tempo personale per uno stile di vita sano. Questo è fondamentale. Senza confini, è facile sentirsi sopraffatti o esausti. Esattamente. Ho notato che quando non pongo limiti, il lavoro può facilmente riversarsi nel mio tempo personale. Questa è una lotta comune. Come si mantengono questi confini? Cerco di stabilire orari di lavoro specifici e di rispettarli. Una volta terminata la giornata, mi concentro sulla mia vita personale. È un'ottima strategia. Trovo inoltre che disattivare le notifiche mi aiuti a disconnettermi dal lavoro. Sì. È incredibile quanto possiamo essere più presenti quando non controlliamo costantemente i nostri telefoni. Assolutamente. E avere quel tempo personale ci permette di ricaricarci e dedicarci agli hobby che ci piacciono. Giusto. Ho ripreso a leggere ed è stata una rinfrescante fuga dallo stress quotidiano. Leggere è un modo meraviglioso per rilassarsi. Che tipo di libri ti piacciono? Amo la narrativa, specialmente la fantasia. Mi trasporta in mondi diversi e stimola la mia immaginazione. Sembra magico. Preferisco la saggistica, in particolare i libri sullo sviluppo personale e la psicologia. Sono letture preziose. Possono fornire ottimi spunti per bilanciare la nostra salute mentale ed emotiva. Esattamente. Credo che la consapevolezza di sé sia la chiave per mantenere l'equilibrio nella nostra vita. Sono d'accordo. Più comprendiamo noi stessi, meglio possiamo stabilire dei limiti che ci servano bene. Ed è importante comunicare questi limiti anche agli altri. Sì. Una comunicazione chiara aiuta gli altri a comprendere e rispettare il nostro tempo personale. Questa è una parte fondamentale della costruzione di relazioni sane, sia personalmente che professionalmente. Assolutamente. Quando stabiliamo dei limiti, favoriamo il rispetto e la comprensione reciproci. Si tratta di creare un ambiente in cui tutti si sentano a proprio agio e apprezzati. Precisamente. Penso che tutti dobbiamo lavorare attivamente su questo equilibrio per il nostro benessere generale. Sicuramente. È un viaggio continuo, ma che porta a una vita più appagante. Ben detto. Mi impegno a dare priorità ai miei confini e al mio tempo personale in futuro. Lezione 14. L'eredità di un leader.
Ehi Anna, ho appena finito di leggere di un affascinante leader della storia. Ciao John. Sembra intrigante. Di chi stavi leggendo? Stavo leggendo di un leader audace ed energico che si è mosso rapidamente per attaccare le posizioni americane durante un conflitto significativo. Oh, interessante. Sembra una manovra strategica. Di che epoca era questo leader? Questo leader era dell'inizio del XX secolo durante una grande guerra. Le sue tattiche erano piuttosto audaci. È un bel periodo di tempo. Cosa ti ha fatto risaltare la sua leadership? La sua capacità di ispirare e mobilitare le sue truppe era notevole. Aveva un carisma unico che motivava i suoi uomini. Il carisma è una caratteristica potente di un leader. Può davvero fare la differenza nel modo in cui le persone rispondono alle sfide. Assolutamente. Aveva anche un talento per prendere decisioni rapide, cosa che spesso coglieva i suoi avversari alla sprovvista. Questo è fondamentale in guerra. Essere in grado di pensare con la propria testa può cambiare le sorti della battaglia. Ha dovuto affrontare sfide significative. Sì, ha dovuto affrontare una feroce opposizione e ha dovuto adattare le sue strategie al volo. Era noto per la sua resilienza. La resilienza è fondamentale. È impressionante come i leader possano essere all'altezza della situazione nonostante gli ostacoli. Esattamente. La sua adattabilità gli ha permesso di cogliere opportunità che altri potrebbero aver perso. Sembra che fosse un maestro di strategia. Ha lasciato un impatto duraturo sul suo paese. L'ha fatto. Il suo stile di leadership ha influenzato le generazioni future e ha spesso studiato nelle accademie militari. È affascinante. È incredibile come le azioni di una persona possano plasmare la storia e ispirare così tante persone. Di sicuro. La sua eredità ci ricorda l'importanza dell'audacia e del pensiero strategico nella leadership. Ti fa anche pensare a come la storia si ripeta spesso con leader simili che emergono. Questo è vero. Le lezioni apprese dai leader del passato possono guidare i leader attuali e futuri nelle loro decisioni. È un ciclo continuo di apprendimento e adattamento. Pensi che le sue tattiche funzionerebbero nel contesto odierno? Alcuni potrebbero, ma la guerra moderna si è evoluta in modo significativo. Ora richiederebbe un approccio diverso. Sicuramente. La tecnologia ha cambiato il panorama della leadership e della strategia in molti modi. Vero. Ma le qualità fondamentali di un grande leader, come la risolutezza e l'ispirazione, rimangono eterne. Lezione 15. Esplorazione di 3 paesi. Ehi Anna, sto pensando di fare presto un viaggio in 3 paesi diversi. Ciao John. Sembra incredibile. Quali paesi stai pensando di visitare? Penso alla Spagna, all'Italia e alla Grecia. Hanno tutte storie e culture così ricche. Che trio fantastico! Quanto tempo hai intenzione di rimanere in ogni paese? Pensavo a 2 settimane in totale. Pensa che sarebbe abbastanza tempo? Potrebbe essere un po' affrettato.
soprattutto perché ogni paese ha così tanto da offrire. Sono d'accordo. Mi piacerebbe esplorare l'arte in Spagna, la cucina in Italia e le antiche rovine in Grecia. Ognuna di queste esperienze richiederebbe del tempo per essere apprezzata veramente. Forse prendi in considerazione l'idea di passare più tempo in una di esse? Questo è un buon punto. Forse potrei concentrarmi su un solo paese e immergermi davvero nella cultura locale. Sì, immergersi in un posto può portare a esperienze più significative. Cosa mi consiglieresti se dovessi sceglierne uno? Se ti piacciono l'arte e l'architettura, la Spagna è incredibile. Ma se sei un buon gustaio, l'Italia potrebbe rubarti il cuore. Adoro il cibo italiano. La pasta, la pizza, sono tutti deliziosi. E non dimenticare il gelato. È assolutamente da provare mentre sei lì. Assolutamente. Ho sentito dire che è come un assaggio di paradiso. Che mi dici della Grecia? La Grecia è perfetta per paesaggi e storia mozzafiato. Le isole sono mozzafiato e le rovine sono maestose. Sembra che la Grecia sia una destinazione da sogno per l'esplorazione e il relax. Sicuramente lo è. Puoi goderti le spiagge e poi visitare siti antichi come l'Acropoli. Wow, sembra un equilibrio perfetto. Ora sono davvero indeciso su dove passare più tempo. Forse dovresti creare un itinerario che ti permetta di vedere i punti salienti di ogni paese. È un'ottima idea. Un itinerario ben pianificato potrebbe aiutarmi a massimizzare la mia esperienza. Inoltre, offre flessibilità nel caso in cui desideri rimanere più a lungo in un posto che ti cattura il cuore. Esattamente. Questo viaggio si preannuncia una vera avventura. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare.